Come si presentava Venezia e la sua Repubblica negli ultimi decenni del XVIII secolo? Pur non esistendo reportage televisivi, c'erano comunque personaggi attenti e curiosi che per piacere personale o per interesse economico trovavano utile far conoscere ai viaggiatori i territori più attraenti e interessanti del mondo di allora. In questa ricerca di conoscenza, l'Europa e l'Italia in particolare era privilegiata nel Grand Tour formativo delle élite. Una guida turistica in lingua francese, stampata a La Haia, in Olanda, nel 1776, ci fornisce notizie interessanti e curiose sull'Italia e lo Stato veneto del tempo. La guida venne elaborata come un dizionario con i nomi dei luoghi in ordine alfabetico da Marie-Jeanne de la Mare, che dal 1773 fu accolta tra i membri dell'Accademia di San Luca a Roma. La prima edizione di questa importante relazione di viaggio in Italia è la più completa apparsa all'epoca. La Description historique de l'Italie verrà poi riedita ad Avignone nel 1790 e questa aggiornata potrebbe aver attratto l'attenzione di Napoleone Bonaparte, che a partire dal 1796, con la campagna d'Italia, dimostrò la sua buona conoscenza del territorio da conquistare e depredare. Durante il lavoro di traduzione ho riscontrato alcune imprecisioni geografiche e notizie non sempre aggiornate sull'economia e la società. Ciò avvalora l'ipotesi che l'autrice non abbia visitato tutti i luoghi descritti, ma si sia avvalsa anche di una precedente guida. Entriamo ora nella descrizione di Venezia e del suo stato. Si può considerare la Repubblica di Venezia come una delle più belle contrade d'Italia, oltre che una parte considerevole dell'Italia stessa. Lo Stato veneto inoltre domina ancora la Dalmazia, molte piazze forti sulle coste dell'Albania e della Morea, qualche isola dell'arcipelago greco. Con la pace di Passarovic tra l'impero turco, l'impero d'Austria e la Repubblica Veneta, Venezia perde la Morea, conquistata nel 1690, in quanto la popolazione, già scontenta della scarsa autonomia concessa, quando l'impero ottomano nel 1715 ritorna per riconquistare la penisola, non aiuta più i veneziani. Quindi, dal 1718 rimarrà veneziana solo l'isola di Cerigo, l'antica Citera, in prossimità della quale, secondo la mitologia greca, nacque la dea Venere, con la sua fortezza sulla punta meridionale della Morea. Invece, le isole Ionie sono sì arcipelago greco, ma occidentale, poste tra il mare Adriatico e lo Ionio. Rimarranno veneziane fino alla fine della Repubblica nel 1797. In tempo di pace il suo esercito è costituito da circa 5-6 mila uomini. Lo stato militare è assolutamente trascurato e non c'è alcuna conoscenza né di tattica né di disciplina. Anche in questo punto l'autrice si presenta imprecisa e poco informata, non riportando che già nel 1593 vennero istituite delle milizie territoriali scelte nei domini di terraferma, dette Cernide, per un totale di 30.000 uomini, forze che potevano essere integrate con ricorso a corpi mercenari. Nel 1729 venne approvata dal Senato la riforma militare proposta dal maresciallo conte Schulenburg, che prevedeva, in tempo di pace, anche un esercito di terra composto da 20.460 uomini. Nel 1759 venne creato a Verona un collegio militare per la formazione degli ufficiali e nel 1770 si costituì il Reggimento Veneto dell'Artiglieria. Nel 1780 l'esercito venne poi incrementato da un corpo di bombardieri di 500 uomini. Inoltre non fa il minimo accenno alla forza militare navale. I nobili veneziani si considerano come altrettanti sovrani. I giovani nobili ricevono un'educazione molto buona e si introducono di buon'ora nell'arte del governo a 25 anni, quando prendono la carica di senatore. Essi si radunano presso un anziano per apprendere la legge dello Stato, per esercitarsi a parlare in pubblico e per mettersi in condizione di rispondere nei settori più disparati. I veneziani sono poco comunicativi, vivono molto ritirati. Le donne si vedono solo nelle chiese e quando si incontrano nelle gondole.
Offrono raramente pranzi e invitano solo gli stranieri che sono conosciuti, tanto che ad un ballo gli stranieri non possono essere mascherati. Del resto, i veneziani sono molto sobri, bevono poco vino e preferiscono soprattutto il cioccolato e i gelati. Le donne veneziane sono belle. Solo alle donne di elevata condizione è però permesso di avere un cavalier servente o un cicisbeo, di riunirsi nei caffè o nei casinò, mentre i mariti sono liberi di andarci. I veneziani non sono mai seguiti da un servitore, le donne stesse non hanno servitori nelle gondole. La libertà veneziana si estende su tutto ciò che è estraneo al governo. Il lusso delle donne è represso dalle leggi sontuarie. È permesso solo alle straniere, alle mogli degli ambasciatori, alle principesse, alle donne delle famiglie del doge in carica di portare delle ricche stoffe, di avere delle decorazioni d'oro o d'argento. Le cittadine sono vestite pressappoco come in Francia e si coprono la testa con un gran velo di taffetà. Le paesane e le contadine portano dei grandi cappelli di paglia. Gli uomini sono vestiti alla francese e portano un mantello chiamato tabarro di camelotto rosso o grigio. Le parrucche dei magistrati sono di una grandezza enorme e molto lunghe, sono quasi sempre in stoffa. Sono vestiti riccamente solo in campagna. I loro vestiti sono come quelli dei nostri magistrati, quelli del Consiglio dei Savi sono di seta violetta e quelli dei senatori sono di seta rossa. I veneziani in genere non sono affatto gelosi, tuttavia la storia di Venezia offre molti esempi degli effetti di questo vizio. Sono fini, furbi, abili, coraggiosi, vendicativi, portati per il commercio, più sensibili alle ingiurie che ai benefici. Essi non offrono mai da mangiare agli stranieri, tranne a quelli che comprendono la loro lingua. Il popolo è dolce e tranquillo, facile da contenere. Nonostante la città sia poco vigilata, non si sente mai parlare di violenze e assassini. Durante la notte è rischiarata da 3.000 lanterne. Il popolo è superficialmente religioso, persuaso che la soluzione rimetta tutti i peccati, che perciò si commettono senza scrupoli. Le religiose sono più libere nei loro conventi piuttosto che nelle loro famiglie. A Venezia sembra che i piaceri e le feste siano continui. Dopo il carnevale, la festa principale è quella dell'Ascensione. Nel testo viene definita come festa del Bucintoro. Il Bucintoro era la splendida imbarcazione da parata con cui annualmente il doge, nel giorno dell'Ascensione, faceva con grande seguito di altre barche e navi lo sposalizio con il mare. Gettava un anello in mare aperto per ricordare il particolare legame tra la città e l'acqua, su cui Venezia era sorta e si era sviluppata.